questo punto vediamo l'operazione un po' più "rognosa" tra virgolette di tutte le altre, perché praticamente l'operazione di modifica va ad utilizzare 2 tipologie, di elemento in combinazione. Una è praticamente prendere l'oggetto tramite l'identificativo univoco e l'altro è la modifica tramite, ovviamente quelli che sono gli elementi specificati nel body. In un certo senso qui vediamo per una questione didattica soltanto questa combinazione, ovviamente a seconda di quello che è lo scenario su cui vi approcciate potete utilizzare una personalizzazione o comunque una modifica di questa tipologia di approccio. Allora, intanto vediamo qual è l'idea. Allora, l'idea praticamente è utilizzare uno degli elementi presenti all'interno di Postman del tipo, guardate, vado a creare, scusatemi, un'operazione di questo tipo, quindi vado ovviamente a fare la get di uno di questi elementi, questo elemento non è stato trovato, quindi grazie, tra virgolette, al parametro AB1235 cerco l'oggetto e poi tramite uno di questi due elementi fondamentalmente vado ad effettuare la modifica effettiva. La differenza tra put e patch è sostanzialmente una, proprio per voler riassumere. La put, ok, equivale a sostituire un oggetto presente in precedenza all'interno del nostro elenco, ok? Quindi che cosa faccio? Praticamente è come se non mi importa di quello che c'è all'interno dell'oggetto, ok? Quello che ti sto spedendo sarà il nuovo contenuto dell'oggetto stesso, però questa tipologia di approccio non ci piace perché? Ma perché se io volessi modificare soltanto il titolo dell'oggetto, ok, dovrei per forza riscrivere tutti quanti gli elementi per effettuare una sostituzione in un certo senso, chiamiamola light. E quindi fondamentalmente qual è l'idea? Utilizziamo patch per modificare soltanto gli elementi di cui effettivamente abbiamo bisogno. Ok, guardate, immaginiamo di voler modificare soltanto il nome, ok, che cosa vado a fare? Essendo una combinazione di quello che è il valore, l'utilizzo del parametro e quello che io vado ad utilizzare all'interno della post, vedete, è praticamente questa la situazione, io che cosa potrei fare? Guardate, vado su body, digito sempre, quindi seleziono sempre row, vado in JSON e ti dico, ti sto per passare soltanto gli elementi da modificare. Quindi il nome, due punti, giravite a testa squadrata, ok? Della alfa, ok, giusto per non citare altre marche, praticamente gli dico soltanto che il prezzo è di 15,56. Ci siamo? E la quantità, se volete, quantità, due punti, ce n'ho soltanto 10. Allora, la questione qual è? In questo caso la descrizione e le categorie non le vado praticamente per niente a toccare, è proprio questa l'idea. Come faccio ad effettuare un'operazione di questo genere? Ebbene, la combinazione deve essere fatta in due punti. Diamo per assunto una cosa. Quando effettuo la patch, io o comunque una modifica, un'eliminazione o altro, il modo corretto, tra virgolette, per effettuare qualsiasi tipologia di operazione è imitare quello che è il safe update o il safe delete. Significa che praticamente l'eliminazione o la modifica può essere effettuata soltanto tramite un codice univoco. In questo caso, vedete, è proprio il codice. Quindi qual è il concetto che ci portiamo dietro, ragazzi? È l'idea che praticamente questo codice non dovrebbe cambiare nel corso del tempo. Capite qual è il concetto? E quindi che cosa andremo a fare? Le uniche cose che noi potremmo modificare all'interno di un oggetto saranno nome, descrizione, prezzo, quantità, categorie, tranne il codice. Ok? Presupposto questo, vediamo come funziona. Allora, ovviamente faccio un app.patch, ok? Vado a definire sempre quello che è il mio. Guardate, me lo ricopio praticamente da uno degli elementi precedenti, quindi alla fine sarà API slash oggetti slash due punti var codice, ok? Vado ovviamente a prendere res e definisco che cosa? Mi prendo il codice, quindi let code è uguale a che cosa? req.params.var codice. Beh, alla fine ragazzi, params.var codice. Praticamente l'ho preso direttamente dal parametro perché nel body io non glielo passo, ok? A questo punto cosa succede? Vado a cercare il mio oggetto tramite questo codice. Come faccio? Faccio come al solito con il for of. Quindi for let index item, ok, of
elenco.entries, che cosa vado ad effettuare? Me lo cerco, quindi if, ovviamente, item.codice è uguale a che cosa? Al code che ho appena selezionato, ok? Vado ad effettuare la modifica di ogni singolo elemento a partire da questo item. Che cosa significa? Ho trovato l'oggetto, significa che l'ho selezionato effettivamente, allora a questo punto vado a riprendermi tutti quanti gli elementi a partire dal codice, cioè a partire dal body. Quindi guardate, di questo item io avrò il nome, la descrizione, il prezzo, la quantità e le categorie che sono gli elementi che posso modificare e allora me li riporto esattamente qui sotto. Guardate, faccio un po' di... quindi gli vado a dire che item.nome, descrizione, prezzo, quantità e categorie, che saranno uguali a che cosa? A request.body. Allora, al primo campo sarà nom, al secondo campo sarà des, cerco di essere compatibile con quello che noi abbiamo fatto prima, con l'inserimento, prezzo, e poi la quantità, mettiamo le virgole, scusatemi, dei punti e virgola qui vanno perché non siamo nella parte di object, e quindi qui c'è le cat, ok? Però qual è la situazione in questo momento? In questa situazione qui, per esempio, la descrizione qui sopra nel body non viene effettuata, quindi tecnicamente è undefined. Quindi cosa succede? Nella descrizione qui perdo effettivamente quello che è la descrizione che avevo in precedenza. Allora a questo punto sapere che cosa devo fare? Dovrei trovare un modo per definire, ok, una cosa di questo genere. Guardate, la metto qui sopra giusto per farvi vedere. Dovrei fare una cosa di questo genere per ogni singolo elemento. Guardate, se ovviamente body.des esiste, quindi non è undefined, che JavaScript si scrive esattamente così, allora che cosa fai? Vado a fare che item.descrizione è body des, altrimenti non fai assolutamente niente e quindi sarebbe come scrivere che item descrizione è uguale ad item descrizione. Capito qual è l'idea? Però questo guardate come lo posso scrivere con una ternaria, quindi con un'operazione ternaria, che in pratica è un compattamento della if else in questo modo, con una return. Item.descrizione è uguale a che cosa? Allora, se la request body esiste, punto interrogativo, allora request.body.des è quello che tu dovrai mettere qui dentro, altrimenti lasci stare lo stesso identico valore di prima. Certo lo possiamo ottimizzare, su questo siamo d'accordo, ma con la scusa vi faccio vedere una cosa carina che è la ternaria, ok? Quindi poi vediamo un po' come si può fare con una playlist direttamente dedicata al JavaScript. Allora a questo punto che cosa succede? Vedete qual è l'idea? Questa è l'idea di ternaria, quindi che cosa vado a fare? Se il request body esiste, allora mi restituisci il request body, altrimenti item.nome. Ci siamo? Quindi fondamentalmente è proprio questa l'idea. Quindi vado a fare questa operazione per tutti quanti gli elementi. Eccolo qui, vado a mettere, scusate, altrimenti diventa item.prezzo. Questo qui è quello che farò qui. Ed eccolo qui. Praticamente mi sono ritrovato, è molto naif questo approccio, su questo siamo d'accordissimo, però l'idea è proprio questa, cioè nel senso proprio in soldoni a livello spicciolo vado a verificare che esista l'elemento nel mio body e solo se effettivamente esiste vado ad effettuare la modifica, ok? Bene, a questo punto cosa succede? Il salvataggio viene già fatto, perché? Perché non ho bisogno di effettuare una conferma di modifica oppure la sostituzione, perché questo è direttamente l'oggetto che io ho nell'elemento. Se io avessi avuto un database, qui avrei dovuto salvare in qualche modo, comunque rendere permanenti i miei dati. E quindi a questo punto cosa succede? Ho finito. Quindi se tutto è andato a buon fine, vado a fare una res.json di che cosa? Vado a mettergli uno status, due punti, success.
okay, e poi che cosa vado a terminare. Perché? Perché ho terminato la mia operazione, perché anche se ho 500 elementi e praticamente quello che vado a l'elemento che vado a modificare è il primo, okay, mi evito 499 operazioni, okay, e quindi la return mi termina fondamentalmente quella che è la mia quella che è l'operazione di ricerca. Altrimenti che cosa vado a fare? Vado a fare una return JSON, perché significa che lì dentro non ci sei entrato per niente, elemento non trovato. Ok? E questo è proprio il mio approccio. Vediamo se funziona. Ok? Rieseguo il mio elemento, quindi vado a rieseguire il server, guardate, vado ovviamente a prendere tutti quanti gli elementi, quindi questo qui è la vite piatta e c'ho il giravite, vado in patch perché il giravite è proprio quello che voglio modificare, vado ad effettuare la mia operazione digitando ovviamente nella maniera compatibile con quello che è l'elemento del body, quindi nom, des, pre, qua e cat. Quindi vado su Postman, eccolo qui, nom, prez, quan, eccolo qui, vado in send, ovviamente lui va in success, se vado ad eseguire questa operazione, vedete, ecco qui, il nome è cambiato ed abbiamo giravite a testa squadrata alfa, il prezzo che è cambiato e la quantità che è cambiata, senza toccare quelli che sono gli elementi che non ho praticamente modificato. E quindi siamo pronti praticamente, abbiamo completato tutte quante le CRUD rispetto proprio a un numero di endpoint predefinito che sia totalmente compatibile con quello che noi abbiamo fatto e quindi completamente compatibile con il sistema RESTful API che mantiene il più possibile uniforme quello che è la base dell'URL che abbiamo a disposizione.